Benvenuti, benvenuti. Ciao a tutti e bentornati al nostro podcast. Sono Matteo, il nostro host, e oggi parliamo di un verbo che, vi avverto subito, è molto più complicato e ricco di quanto sembri. Oggi parliamo di lasciare. 4 sillabe, un mondo intero. Lasciare una persona, lasciare un posto, lasciare andare, lasciare perdere. Ogni combinazione cambia tutto. Ciao Matteo, ciao a tutti, sono Sara e quando Matteo mi ha detto parliamo di lasciare, ho fatto una pausa, cioè mi sono fermata un momento, perché è una parola che porta con sé un peso emotivo enorme. Lasciare non è mai una parola neutra, c'è sempre qualcosa che finisce, qualcosa che si allontana, qualcosa che si lascia andare. Hai colto perfettamente l'anima di questo verbo, Sara. Ed è proprio per questo che oggi non faremo solo grammatica, anche se la faremo, perché è importante, ma esploreremo anche le emozioni, le storie, la filosofia nascosta in questa piccola grande parola. Sì, e c'è qualcosa di affascinante. Lasciare in italiano copre un territorio enorme. In inglese ci vogliono parole diverse: to leave, to let, to allow, to abandon, to quit, mentre in italiano usiamo spesso la stessa parola per tutte queste sfumature, cioè per tutti questi significati diversi. È un verbo generoso. Un verbo generoso. Mi piace questa definizione. Non tiene niente per sé, lascia tutto. Ok, partiamo davvero. Anzi, stavolta non partiamo, lasciamo. Già stai giocando con le parole. Perfetto, sei in forma oggi. Iniziamo dalle basi grammaticali. Lasciare è un verbo della prima coniugazione, quelli che finiscono in are, quindi al presente è abbastanza regolare. Io lascio, tu lasci, lui, lei lascia, noi lasciamo, voi lasciate, loro lasciano. Notate che alla prima persona singolare si scrive con la i, lascio, non lasco. Quella i è lì per mantenere il suono dolce della SC. Ottima osservazione. È un dettaglio ortografico, cioè di scrittura, che confonde molti studenti. La regola è: quando SC è seguita da O o A, di solito si pronuncia come la SC di scuola, dura. Ma lasciare vuole mantenere il suono dolce in tutta la coniugazione, quindi tiene quella I come scudo, cioè come protezione del suono. E al passato prossimo? Qui c'è una scelta interessante da fare. Esatto. Lasciare può usare sia avere che essere come ausiliare, cioè come verbo di supporto, e la scelta dipende dal significato. Quando lasciare è transitivo, cioè quando ha un oggetto diretto, quando lasci qualcosa o qualcuno, si usa avere. Ho lasciato il lavoro. Ho lasciato le chiavi sul tavolo. Ho lasciato Mario. Sì, anche le relazioni. Ho lasciato Mario. 3 parole che dicono tutto e che nessuno vuole sentire. E quando si usa essere? Si usa essere in certi costrutti pronominali, cioè con i pronomi riflessivi, come lasciarsi. Si sono lasciati, una coppia che si è separata. Mi sono lasciato andare, ho smesso di controllarmi, mi sono abbandonato alle emozioni o alle abitudini. In questi casi il verbo diventa riflessivo o reciproco e vuole essere. Quindi si sono lasciati è la frase più triste in italiano grammaticalmente corretta. E il participio passato di lasciare è regolare, lasciato. Nessuna sorpresa lì almeno. Sì, il participio è gentile con noi. Lasciato, regolare, prevedibile, affidabile, a differenza delle situazioni in cui lo usiamo, che spesso non lo sono. Parliamo dei significati principali e ho identificato almeno 5 grandi aree semantiche, cioè 5 zone di significato per questo verbo. Prima area. Lasciare nel senso di abbandonare fisicamente un posto o una persona. Ho lasciato Roma per Milano. Ha lasciato la sua famiglia per seguire il suo sogno. È il lasciare come separazione fisica. Il lasciare come separazione è forse il significato più emotivamente carico, cioè più pesante emotivamente, perché implica una scelta, spesso dolorosa, di allontanarsi da qualcosa o qualcuno di importante. Seconda area. Lasciare nel senso di permettere, di concedere il permesso, cioè dire sì a qualcosa. Lasciami parlare, permettimi di parlare, ti lascio scegliere, ti do la libertà di scegliere. Lascia che decida lui, permetti che decida lui. In questo senso, lasciare è quasi un atto di generosità. Stai dando spazio, libertà, possibilità all'altro. Interessante.
Dallo stesso verbo, lasciare, si può esprimere sia una perdita che un dono. Si può lasciare per escludere, ma anche per includere, per liberare. Terza area. Lasciare nel senso di depositare, mettere da qualche parte. Ho lasciato le chiavi sul tavolo. Lascia il messaggio dopo il segnale. Ha lasciato un biglietto. È un lasciare pratico, fisico, senza grande peso emotivo. Ma anche qui pensate al lasciare un biglietto. Può essere la cosa più semplice del mondo o la più carica di significato. Ha lasciato un biglietto. Già solo quella frase crea una storia. Chi lo ha lasciato? A chi? Cosa c'era scritto? La lingua è così potente. Con 3 parole costruisce un intero universo narrativo. Esatto. Quarta area, lasciare nel senso di smettere, cioè di interrompere un'abitudine, un'attività, un lavoro. Ha lasciato di fumare, ha smesso di fumare, ha lasciato il lavoro, ha dato le dimissioni, ha smesso di lavorare lì. Lascia stare, smetti, non insistere, abbandona l'idea. Lascia stare, questa la uso moltissimo. Quando qualcuno mi propone qualcosa di troppo complicato o che sento che non vale la pena. Lascia stare, non ne vale la pena. È quasi una filosofia di vita, saper lasciare stare le cose. Sì, e 50, la mia preferita. Lasciare nel senso di trasmettere, di lasciare in eredità, cioè di passare qualcosa alle persone che vengono dopo di noi. Mia nonna mi ha lasciato questa collana. Voglio lasciare un mondo migliore ai miei figli. Quel libro mi ha lasciato qualcosa dentro. Questo lasciare è un atto d'amore attraverso il tempo. Bellissimo. Il lasciare come eredità, come dono che attraversa il tempo. È forse il lasciare più nobile, il più umano. Lasciare qualcosa di sé nel mondo, nelle persone, nella storia. Passiamo alle espressioni idiomatiche, cioè le frasi fatte tipiche dell'italiano parlato, con lasciare. Ce ne sono tantissime e sono molto usate nella vita quotidiana. Iniziamo con una delle più importanti, lasciar perdere. Significa abbandonare un'idea, non insistere, non preoccuparsi di qualcosa. Lascia perdere quella storia, non vale la pena. Ho lasciato perdere il progetto perché era troppo complicato. È una frase di resa, cioè di accettazione, ma non sempre negativa. A volte lasciar perdere è la scelta più saggia. Sì, lasciar perdere come atto di saggezza, non di debolezza. E poi c'è lasciar correre, che è simile, ma con una sfumatura diversa. Significa far finta di non vedere qualcosa, non reagire a una provocazione, cioè a qualcosa che ti irrita. Ha detto una cosa stupida, ma ho lasciato correre, non volevo litigare. È la capacità di scegliere le proprie battaglie. Bellissima. E lasciare a bocca aperta. Questa è molto colorata, cioè molto espressiva. Ah, sì, lasciare a bocca aperta significa stupire qualcuno profondamente, meravigliarlo al punto che rimane letteralmente con la bocca aperta dallo stupore, cioè dalla sorpresa. Il suo discorso ha lasciato tutti a bocca aperta. Quella vista mi ha lasciato a bocca aperta. È un complemento fortissimo. L'immagine della bocca aperta per lo stupore è universale e in italiano l'abbiamo messa in un'espressione bellissima. Un'altra che adoro è lasciare il segno. Significa avere un impatto duraturo, cioè che dura nel tempo su qualcosa o qualcuno. Quella professoressa ha lasciato il segno nella mia vita. Il suo lavoro ha lasciato il segno nella storia dell'arte. Sì, lasciare il segno, che bella aspirazione per una vita. Non lasciare solo tracce fisiche, ma cambiare qualcosa in qualcuno, contribuire a qualcosa di più grande di sé. È uno dei lasciare più potenti. E lasciare andare, che è anche una pratica spirituale e psicologica molto discussa oggi, significa smettere di aggrapparsi, cioè di tenersi stretti con forza a qualcosa, una persona, un'idea, un dolore passato, un rimpianto, cioè una cosa passata di cui ci si pente. Devi imparare a lasciare andare il passato. Ho lasciato andare quella rabbia che portavo dentro da anni. Lasciare andare. 2 parole semplici per una delle cose più difficili della vita umana. È quasi terapeutico solo dirlo. Sì, e poi c'è lasciare a desiderare, che si usa quasi sempre in modo negativo. Qualcosa lascia a desiderare quando non è all'altezza delle aspettative, cioè quando è al di sotto di quello che ci si aspettava. Il servizio del ristorante lasciava a desiderare, la sua prestazione ha lasciato a desiderare. È educato, ma chiaro.
Lasciava a desiderare, il modo elegante degli italiani per dire era una schifezza. È più gentile di una critica diretta, ma tutti capiscono perfettamente il messaggio. Esattamente, la diplomazia italiana in una frase. E infine, una che sento spesso dai genitori italiani è «lascia fare a me», cioè permettimi di occuparmi di questa cosa, fidati che la gestisco io. È una frase di autorità, ma anche di protezione, di cura. Sara, parliamo di esperienze personali. Lasciare è un verbo che tocca le corde più profonde della vita. Qual è il tuo lasciare più significativo? Ce ne sono stati diversi, ma quello che mi ha cambiata di più è quando ho lasciato una relazione che durava da 4 anni. Non perché fossimo nemici, anzi, ci volevamo bene, ma ero diventata una persona diversa da quando avevamo iniziato. I sogni erano cambiati, la direzione era cambiata, e tenere quella relazione sarebbe stato un atto di paura, non d'amore. Com'è stato il momento della decisione? Terribile e innecessario allo stesso tempo. Ricordo che ci siamo seduti, abbiamo parlato per ore, c'era tristezza, non rabbia, solo tristezza, da tutte e due le parti. E alla fine ho detto, credo che dobbiamo lasciarci. Quelle parole erano uscite da me quasi da sole, come se la parte più onesta di me avesse aspettato quel momento da troppo tempo. La verità che aspetta di essere detta. E dopo, come ti sei sentita? I primi giorni sono stati pesanti, c'era un vuoto, non solo la mancanza di lui, ma la mancanza di un'identità condivisa che avevamo costruito insieme. Quando lasci qualcuno dopo anni, lasci anche una versione di te stesso, devi ritrovare chi sei da solo. Che osservazione profonda. Lasciare una persona significa anche lasciare chi eri con quella persona. È una perdita doppia quasi. Esatto, ma poi, e questo è importante da dire, nel tempo ho capito che era stata la scelta giusta. Quel lasciare aveva aperto spazio per qualcosa di nuovo, di più vero, non subito, ma alla fine. Come quando togli le erbacce, cioè le piante inutili da un giardino. All'inizio sembra solo vuoto, poi fioriscono cose nuove. Il lasciare come giardinaggio dell'anima. E io, devo confessare, ho il mio grande lasciare personale anche io. Qualche anno fa ho lasciato una carriera sicura nel settore finanziario, cioè nel mondo della finanza, dei soldi e delle banche, per seguire la mia passione per la comunicazione e il podcasting. Davvero? Non lo sapevo. Com'è stato? Spaventoso. Avevo uno stipendio buono, una posizione stabile, cioè sicura, e ho lasciato tutto. La famiglia era preoccupata, gli amici mi chiedevano «Sei sicuro? È una scelta molto rischiosa». E dentro di me c'era anche quella voce che diceva «Forse hanno ragione, forse è una follia». E cosa ti ha fatto andare avanti nonostante la paura? Una frase che avevo letto da qualche parte. Il rimpianto di non aver provato è sempre più pesante del rimpianto di aver provato e fallito. Non volevo arrivare a 60 anni e pensare «E se avessi lasciato quel lavoro sicuro?» Preferivo rischiare e sbagliare piuttosto che non provare. Che frase potente! E guarda dove sei ora. Hai un podcast che aiuta persone in tutto il mondo a imparare l'italiano. Quel lasciare ha lasciato il segno, nel senso più bello dell'espressione. Quel lasciare ha lasciato il segno, bravissima. 3 volte la stessa radice in una frase. La lingua si diverte con noi. Voglio parlare di qualcosa che trovo affascinante, la psicologia del lasciare. Perché è così difficile lasciare andare le cose? C'è una spiegazione scientifica. Sì, c'è un concetto in psicologia chiamato loss aversion, in italiano avversione alla perdita. Gli studi mostrano che il dolore di perdere qualcosa è psicologicamente circa 2 volte più potente del piacere di guadagnare qualcosa di equivalente. Quindi il nostro cervello è naturalmente programmato, cioè costruito biologicamente per resistere al lasciare. 2 volte più potente. Quindi quando dobbiamo lasciare qualcosa, un lavoro, una relazione, un'abitudine, il nostro cervello amplifica, cioè ingrandisce, la sensazione di perdita rispetto ai benefici di andare avanti. Esattamente. E questo spiega perché tante persone rimangono in situazioni che non fanno loro bene, relazioni tossiche, lavori che le rendono infelici, abitudini negative. Non è debolezza di carattere, è neuroscienze. Il cervello preferisce il male noto, cioè familiare, al bene ignoto, cioè sconosciuto. Il male noto al bene ignoto. Questa è una frase che molte persone riconosceranno nella propria vita. Quante volte rimaniamo in una situazione scomoda perché l'alternativa ci spaventa di più?
Moltissime. E c'è anche il sunk cost fallacy, cioè in italiano lo potremmo chiamare errore del costo affondato, cioè tendiamo a restare in una situazione perché abbiamo già investito tanto, tempo, energia, emozioni, e ci sembra uno spreco, cioè una perdita inutile, lasciare. Ho già speso 5 anni in questa relazione, non posso lasciare adesso. Ma quei 5 anni non cambiano se la situazione è sbagliata adesso, giusto? Il passato non giustifica un futuro infelice. Esattamente, è una trappola logica. I 5 anni sono già spesi, non li recuperi comunque. La domanda giusta non è «ho già investito troppo per lasciare», ma «voglio continuare a investire in questa direzione?» Sono domande completamente diverse. Questo cambia tutto. E in italiano abbiamo anche un modo di dire bellissimo per questo. Chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel che trova. È un proverbio, cioè una frase tradizionale che contiene una saggezza antica che esprime esattamente questa tensione tra il conosciuto e l'ignoto. Meraviglioso proverbio. È onesto, riconosce che lasciare comporta un rischio reale. Non dice «lascia tutto e andrà tutto bene», dice «sai cosa perdi, non sai cosa trovi». Ma a volte questo rischio vale la pena correre, cioè vale la pena affrontarlo. Come si manifesta, cioè come si vede, il concetto di lasciare nella cultura italiana? Abbiamo un rapporto particolare con questo verbo. Interessante. Direi che gli italiani storicamente hanno un rapporto complicato con il lasciare. Da un lato c'è una forte cultura del radicamento, cioè dell'attaccamento alle radici, alla famiglia, al luogo di origine. Molti italiani vivono vicino alla famiglia d'origine per tutta la vita. Lasciare il proprio paese, la propria città, è spesso vissuto come un sacrificio, come qualcosa di doloroso, anche se necessario. Sì, c'è tutta una tradizione di emigrazione italiana, milioni di italiani che hanno lasciato l'Italia nel Novecento per cercare fortuna altrove, in America, in Argentina, in Australia, in Germania. Quel lasciare era spesso definitivo, senza la possibilità di tornare facilmente. Era un distacco, cioè una separazione enorme. E quella tradizione di emigrazione ha lasciato, di nuovo questo verbo, un segno profondo nella psicologia collettiva, cioè nella mentalità comune degli italiani. C'è quasi una paura ancestrale, cioè antichissima, tramandata di generazione in generazione, del lasciare, del perdere le radici. E allo stesso tempo, nella letteratura e nella musica italiana, il lasciare è uno dei temi più celebrati. Quante canzoni italiane parlano di partenze, di addii, di amori lasciati? Lasciatemi cantare, lasciami andare, non lasciarmi. Il lasciare riempie la tradizione musicale italiana. Sì, gli italiani amano la malinconia del lasciare e la mettono nelle canzoni. È quasi un genere musicale a sé. La canzone dell'addio, del distacco, del «ti ho lasciato e ora mi manca tutto». Genere musicale Nostalgia del lasciare, un classico italiano. E forse questo dice qualcosa di bello sulla nostra cultura. Noi non lasciamo senza sentire, non partiamo senza guardarci indietro. C'è sempre un filo che resta, cioè un legame che non si spezza completamente. Diamo i nostri consigli pratici per usare lasciare in modo naturale nella vita quotidiana in italiano. Le frasi essenziali che ogni studente deve conoscere. Prima cosa, impara le combinazioni più comuni. Lascia stare, non preoccuparti, non insistere. Lascia perdere, abbandona l'idea. Lasciami in pace, voglio stare solo, non disturbarmi. Lasciami parlare, permetti che finisca di parlare. Queste 4 frasi le userete ogni giorno. Utilissime. Seconda cosa? Seconda, attenzione all'ausiliare al passato. Con oggetto diretto, ho lasciato le chiavi, ho lasciato il lavoro, ho lasciato Marco. Con costrutti riflessivi o reciproci, si sono lasciati, mi sono lasciato andare, ci siamo lasciati. Questa distinzione vi salverà da molti errori. Terza cosa? Terza, usate lasciare per dare permessi in modo naturale. Invece di costruzioni complicate, dite semplicemente «ti lascio scegliere», «ti lascio decidere», «ti lascio spiegare». Suona molto più naturale e fluido, cioè scorrevole, dell'italiano formale che si studia sui libri. Quarta? Imparate le espressioni idiomatiche nel contesto. Non memorizzatele da una lista, usatele in frasi reali. Lasciare il segno, lasciare a bocca aperta, lasciare a desiderare, lasciare andare.
Ogni volta che sentite o leggete una di queste in italiano autentico, in un film, in una canzone, in una conversazione, annotatela con il contesto. Questo è come si impara davvero. Il contesto come insegnante. E quinta e ultima cosa? Quinta, ricordate la differenza tra lasciare e partire. Spesso vengono confusi dagli studenti. Partire è il movimento fisico, mi allontano, vado via. Lasciare enfatizza la separazione, quello che rimane indietro, il distacco. Puoi partire senza lasciare, cioè andare via temporaneamente, ma quando lasci c'è sempre qualcosa che finisce o si trasforma. Bellissima distinzione finale. Partire guarda avanti. Dove vai? Lasciare guarda indietro. Cosa lasci? Sono lo yin e lo yang del movimento italiano. Matteo, ultima domanda, la più personale. C'è qualcosa che sai di dover lasciare, ma ancora non riesci a farlo? Sì. La perfezione. Tendo a non pubblicare, non finire, non condividere le cose perché non sono ancora perfette e so che questo perfezionismo, cioè questa ossessione per la perfezione, è qualcosa che devo lasciare andare. Il buono abbastanza vale più del perfetto che non arriva mai. Questa risposta è bellissima e coraggiosa. E sai cosa? Penso che molti dei nostri ascoltatori si riconoscano in questo. Quante cose teniamo bloccate aspettando che siano perfette? Quante idee, quanti sogni non condivisi per paura del giudizio? Troppi. E forse il messaggio più importante di oggi è proprio questo: imparare a lasciare. Lasciare la paura, lasciare il perfezionismo, lasciare i rimpianti. È una delle forme più alte di libertà. Sì, e lasciare non significa smettere di amare o smettere di sperare. Significa fare spazio, creare posto per qualcosa di più vero, di più libero, di più autentico. Come quel giardino che abbiamo detto, si lascia per far fiorire. Si lascia per far fiorire. Questa è la frase della puntata. Sara, grazie infinite, sei stata straordinaria, profonda, divertente e piena di saggezza come sempre. Grazie a te, Matteo, e grazie a tutti voi che ci ascoltate. Oggi avete lasciato 10 minuti della vostra giornata per stare con noi e noi speriamo di aver lasciato qualcosa di bello in voi. Grazie. Lasciato 10 minuti e abbiamo lasciato qualcosa in voi. Perfetta. Hai usato il verbo 4 volte nella conclusione. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciateci ancora una recensione e condividetela. Ci vediamo alla prossima. A presto. A presto a tutti e ricordate, a volte la cosa più coraggiosa che potete fare è lasciare andare. Ciao ciao!